Bentornati a Revision, sono Alex. Veniamo subito al punto. Ho trovato una parte interessante in un articolo di Epoch Times chiamato Lo spettro del comunismo, che spiega in modo chiaro in che modo il nostro paese e molti altri paesi occidentali siano in qualche modo legati al comunismo e lo pratichino sistematicamente. Nell'articolo si legge: l'economia di praticamente tutti i paesi sulla Terra si sta allontanando dai principi del libero mercato, abbracciando invece l'adorazione cieca di tutto quanto faccia parte della sfera statale. Le nazioni stanno perdendo il proprio fondamento morale e gravitano verso il comunismo. È tempo di svegliarsi di fronte a questa realtà e di opporvisi. Ora sappiamo che la teoria del comunismo scritta da Karl Marx può essere riassunta in una frase: abolire il sistema della proprietà privata. Ma che cosa intendeva Marx con l'abolizione della proprietà privata? Beh, nessuna spiegazione può essere più chiarificatrice che le parole di Marx stesso. Quello che contraddistingue il comunismo non è l'abolizione della proprietà in generale, bensì l'abolizione della proprietà borghese. Quindi, in generale, la società, in questo caso il proletariato, usa il suo potere politico per togliere il potere economico dalla classe sociale più elevata, cioè quella borghese, in modo che tutti gli strumenti di produzione siano in mano allo Stato, giusto? E divenire così la classe dominante. Vi ricordo che lo Stato è anche chiamato il demanio, dal latino dominium, cioè dominio. I paesi comunisti hanno usato violenza e uccisioni di massa, e questo è evidente al mondo intero. In questo frangente però hanno concepito delle sottili strategie, considerate non violente, che invece risultano difficili da identificare. Queste strategie indeboliscono i meccanismi della libera impresa, scoraggiano gli imprenditori, i capitalisti, gli investitori e tutti coloro che hanno una mentalità libera. E in questo modo il governo cerca di eliminare il diritto della proprietà. In che modo? Primo fra tutti vediamo un sistema con una pesante pressione fiscale, in Italia ben noto a tutti, che gioca un ruolo importante nel far perdere la volontà ai giovani e ai meno giovani di avviare una propria attività. Io mi chiedo in che modo e con quale coraggio i giovani nel nostro paese possano ritrovare l'entusiasmo, l'intraprendenza per avviare una società o una ditta individuale. Molti infatti preferiscono spostare i loro brillanti cervelli in paesi stranieri piuttosto che farseli spremere da un paese dove pretende di ottenere compensi assurdi dietro guadagni assenti, giusto? Secondo, all'interno di questo generoso stato di comfort viene promosso un sistema di sussidi ben studiato per far giocare in prima linea l'interventismo di Stato. Infatti, viene premiato chi risulta essere meno produttivo, meno intraprendente. Pensateci un attimo, con il tempo, chi si è abituato a questa dipendenza dei sussidi perde l'entusiasmo e l'ingegno. Non c'è forse un detto che dice il bisogno aguzza l'ingegno? Se i nostri problemi vengono tutti risolti dallo Stato, non è la stessa cosa che dire di essere dipendenti da loro? Ma questa mentalità danneggia le tradizioni morali. Chi si è abituato in questo modo perde il senso di responsabilità e di diligenza e si forma questa cattiva abitudine di dover aspettare aiuti dal governo, il quale è costretto sempre a erogare aiuti in continuazione e i valori sociali cambiano irreversibilmente. Il sistema comunista utilizza i sussidi sociali per indebolire la saggezza e l'ingegno prezioso degli uomini fino ad annientarla completamente. Ad ogni modo, i paesi occidentali hanno adottato molte soluzioni politiche che possono sembrare non socialiste e che siano adottate per agevolare, per aiutare in qualche modo, ma non di meno giocano sempre il ruolo di indebolire la classe sociale borghese, con il medesimo e identico scopo: eliminare gradualmente la proprietà privata. Infatti, più di un terzo delle nazioni del mondo mettono in pratica questa teoria della proprietà pubblica, da quando Karl Marx ha pubblicato Il Capitale, in cui sosteneva l'abolizione della proprietà privata, ma è stato più di 150 anni fa. Volevo solo farvi notare che di per sé il governo non genera valore. Tutti i sussidi, infatti, sono pagati dalle persone stesse mediante un regime, appunto, di tassazione o del debito pubblico. Quando il sistema di sussidi pubblici è importante, lo Stato in questione è di fatto uno Stato comunista. La tassazione elevata non è altro che una nazionalizzazione, cioè l'assunzione provvisoria o definitiva della proprietà, del controllo dei servizi e dei mezzi di produzione da parte dello Stato, allo scopo di praticare la ridistribuzione su larga scala.
Anche se in apparenza nei paesi occidentali sembra che ci sia la produzione formalmente controllata dai privati, i ricavi che ne derivano vengono convertiti in beni statali mediante le tasse e mezzi per la ridistribuzione, ma visto da un'altra prospettiva non è simile a un furto o un saccheggio dei beni altrui? Il risultato finale di un'alta pressione fiscale è lo stesso imposto dall'egualitarismo dei regimi comunisti. Parlando del settore immobiliare, si capisce bene che molti paesi stiano adottando delle strategie complesse per non far ottenere, o comunque far ottenere con difficoltà, le proprietà ai privati. È divenuto infatti molto difficile fare degli investimenti, ma il problema appunto in Italia è che è difficile comprare, è difficile acquistare, usare le leve finanziarie, i prestiti per acquisire degli immobili. Infatti se non si ha un grosso capitale proprio è molto complicato. Al contrario di paesi come l'America o l'Inghilterra, dove ad esempio basta avere dal 5 al 10% del capitale proprio per ottenere un mutuo e acquisire una proprietà. Voi direte certo, una casa in America mi costa $500.000 ed è la stessa cosa, ma non è proprio così. Se osservate il mercato immobiliare americano di alcune zone come l'Ohio, si può acquistare con cifre con $50.000-$60.000, fare qualche lavoro di ristrutturazione e ricavare affitti da $700.000 al mese per una single family home. Un esempio di successo è stato quello dell'immobiliarista italiano Giuseppe Cicorella, che si è trasferito a Cleveland e ha goduto di un grande successo con il mercato immobiliare americano. Potete guardare il suo canale qui sotto, è molto interessante. In Italia, per esempio, per l'acquisto di un qualsiasi appartamento o un qualsiasi immobile da mettere a reddito, avrete bisogno di una grossa fetta del vostro capitale per ottenerla. Per ottenere un mutuo e senza mettere forti garanzie, garanti, zie e zie, non potete ottenerlo. Lasciamo perdere i problemi che ne derivano da mettere a reddito gli immobili in Italia, perché ci sono anche dei sistemi che possono risolvere il problema della solvibilità, come ad esempio gli affitti a breve termine, o per gli studenti o per i turisti. Io ho partecipato ad alcuni corsi come quello di Ludovico Cianchetta Vasquez, che è un giovane imprenditore italiano che ha saputo risolvere il problema della solvibilità con gli affitti a breve termine nel suo business. Vi consiglio di darci un'occhiata. In una delle sue interviste che seguo personalmente durante un programma di educazione finanziaria intitolato You are the President of Your Own Life, Robert Kiyosaki, uno degli investitori immobiliari e imprenditori più ricchi d'America, autore anche di numerosi bestseller che conoscerete, primo fra tutti Padre ricco e Padre povero, ha detto: il comunismo è il vero problema. Loro rubano ai ricchi e non hanno una produzione propria. Loro lavorano per i soldi, io non lavoro per i soldi. Ho la mia azienda che genera lavoro, è differente. Loro insegnano ai vostri figli a scuola come diventare dei buoni lavoratori, dei buoni dipendenti, degli operai, ma non vi insegnano a come produrre denaro per essere liberi finanziariamente. Questo è il problema. Il concetto di base di questi imprenditori e magnati è che le persone finanziariamente istruite sanno che la prima regola che i ricchi hanno è di non lavorare mai per il denaro, ovvero scambiare il proprio tempo in cambio di soldi, che è quello che facciamo un po' tutti, che fa la maggior parte della gente. Invece, secondo questi magnati, bisogna lasciare che il denaro lavori per te. Di fatto, investire il proprio capitale e reinvestire gli interessi composti per generare nuovi guadagni ed entrate passive. Un esempio possono essere gli investimenti immobiliari, gli immobili messi a reddito, i diritti d'autore, le energie alternative, eccetera, eccetera. Albert Einstein diceva: l'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo. Chi lo capisce lo guadagna, chi non lo capisce lo paga. Il sistema dello Stato sociale mina l'etica del lavoro tradizionale. Fa sentire le persone di avere diritto a qualcosa che in realtà non è stato guadagnato tramite i propri sforzi. L'imprenditorialità viene punita e l'intera economia ne soffre. E come scritto chiaramente nell'articolo citato in precedenza di Epoch Times riguardo allo spettro del comunismo, nella forma tradizionale della società, la carità era un qualcosa che il singolo faceva di propria volontà e scelta, mediante un aiuto diretto ai meno fortunati, o tramite una donazione o a organizzazioni che si occupano di beneficenza. I donatori e i destinatari dell'aiuto erano persone fisiche e poter ricevere un tale aiuto era considerato un privilegio, non un diritto. Chi veniva aiutato provava gratitudine per la bontà dei donatori e si sentiva motivato a usare il dono dandosi da fare per migliorare la propria condizione. Anche Alexis de Tocqueville, filosofo e politico francese, ha osservato infatti che la carità combina le virtù della generosità e della gratitudine, che interagiscono tra loro migliorando la società ed esercitando un'influenza positiva sul livello morale della stessa.
Bene, con questo è tutto per oggi. Vi lascio i link di riferimento degli articoli citati qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere un like e di seguire la prossima puntata. Come sempre state sintonizzati, ma più che altro state liberi.